E benvenuti in questo nuovo video. Siamo alla fine del viaggio, nel senso che non che finisce il canale, nel senso che finisce questa serie di appuntamenti sulla rosa. Siamo partiti dai portieri, abbiamo fatto portieri difensori, poi centrocampisti, poi una tutta sugli esterni e chiudiamo ovviamente con la parte forse più divertente, la parte più vibrante, più emozionante, perché sono quelli che ci portano i gol, Sognare un po' ci di fanno più. esultare Esatto. durante la stagione, ossia appunto gli attaccanti. Andremo a parlare delle prime e seconde punte che abbiamo già in rosa per capire, anche tra quelli rientranti tra Eh l'altro, sì. che sono diversi, per capire quali secondo noi tra questi devono rimanere e alla fine del video, come abbiamo fatto per gli altri, andiamo a dire quali falle sono da coprire, quali attaccanti sono da prendere, non tanto nomi appunto, ribadisco, ma caratteristiche, che tipo di attaccanti ci servono, una prima punta, una seconda punta, andremo a dire tutto alla fine, insomma. Quindi direi di partire subito perché comunque verrà un video bello lungo, credo, Sì. e quindi seguitelo fino alla fine, fino ad arrivare al resoconto. Partiamo da Yeboah. Al contratto fino al 2028, in B è stato per lunghi tratti, è sembrato comunque fuori categoria per le sue qualità Assolutamente. tecniche, quindi ovviamente deve rimanere da noi perché è stato centrale nel progetto tecnico in Serie B, lo sarà probabilmente anche per il prossimo anno, quindi secondo noi rimane e cercherei anche di fargli un rinnovo di Eh sì, contratto. perché comunque scadenza 28 non è così lontana, essendo un giocatore centrale, anche per tanti altri magari il contratto era fino al 2028, anche di quelli che abbiamo già fatto, centrocampisti e così, però non arriviamo a dire magari facciamogli un rinnovo, valutiamolo. Per Iboa direi di procedere il prima possibile perché è un giocatore, tra l'altro adesso c'è il mondiale, È vero, magari può, ho capito, valorizzarsi grandemente, sì. poi per fortuna comunque è 2028, non è scadenza l'anno prossimo, però procederei, ecco, perché comunque se era centrale sicuramente per noi, ma credo anche ovviamente nel progetto tecnico vero e proprio. Quindi sì, per noi rimane, andiamo ad Adorante, è diventato nostro titolo definitivo la scorsa estate, contratto fino al 2028 con opzione però per un ulteriore anno, ci ha portato i suoi numeri, i suoi 17 gol, il nostro bomber, il nostro bomber d'area. Ha fatto tra l'altro grandi step in avanti, secondo me, anche per quanto riguarda non solo i gol, ma anche per il lavoro di raccordo con la squadra. È migliorato durante il corso della stagione, non è partito, secondo me, non era perfettamente centrato per quello che voleva Stroppa fin da subito. Pian piano per me è diventato sempre più bravo a fare quel tipo di lavoro. Numeri, per carità, favoriti comunque, i gol favoriti sicuramente da un gioco propositivo che ha dato Stroppa, quindi tante occasioni per segnare e questo sicuramente incide e un po' proprio per questo è arrivato a fare quel gol lì, quei 17 gol lì in B. Però in una squadra che segna tanto, in una squadra che crea Mm. tanto più che altro. Non so se questo qua, se questo fattore qui basta in Serie A. Per questo andiamo a dire che forse come punta titolare anche l'anno prossimo, punto di domanda. Quindi dal nostro punto di vista lo terremo assolutamente in rosa, ma magari ecco come la prima alternativa della punta titolare che a questo punto serve andare a fare sul mercato, è uno dei primi obiettivi, se ne sta tra l'altro parlando, Eh sì, esatto. noi comunque il video l'abbiamo scritto prima che si facesse quel tipo di nomi, abbiamo messo già tutto su carta prima dei nomi che si stanno facendo, quindi non avevamo in mente, lo dico subito, Fulkrug che insomma l'abbiamo anche già commentato per dire, però ecco una Sì. punta sicuramente di peso, per noi rimane alla fine ma come alternativa, come prima alternativa della punta titolare. Sì, se vogliamo alzare il livello tecnico, perché bisogna alzarlo, in Esatto. Serie A bisogna puntare su qualcuno magari di più esperto e Adorante in questo momento, cioè, come riserva possiamo tenerlo, ma non come titolare. Quindi rimane, Sì, una ma nostra valutazione, sì, poi sì, ovvio. però mi sembra che coincida anche con la visione della società, quindi, e con quella di molti tifosi, onestamente parlando, siamo un po' tutti abbastanza concordi su questo, nonostante comunque i numeri parlano chiaro, non è che Adorante abbia fatto male, No, esatto. però crea delle perplessità nel vederlo in Serie A, magari poi ci convince tutti e diremo abbiamo sbagliato tutti, Adorante meritava il posto da titolare. Andiamo a Esatto. Casas. È diventato nostro a titolo definitivo la scorsa estate, ha il contratto fino al 2028 anche lui
È stato utile da subentrato in Sì. questa stagione, è entrato sempre con voglia e comunque Sì, sì, è grintoso. sempre entrato bene. Sì, è sempre, stato pronto quando serviva il Sì. suo aiuto, però, nel corso della stagione ha avuto grossi dubbi su chi fosse il titolare, cioè Stropa non l'ha mai, scelto come titolare, cioè Ma neanche Durante è esatto. sempre stato, in dubbio, cioè è sempre stato lui il titolare e Casas entrava sempre dopo, quando c'era Sì, ma bisogno. nessuno neanche ha mai avuto il dubbio, no, di dire: "Ma magari, Casas è più non dico più forte, più funzionale". Insomma, il titolare designato è stato sempre palese fin dall'estate in realtà, che era Sì. Dorante, non di certo Casas. Sì, non mi sembra comunque un giocatore che può alzare il livello della squadra, anzi, perché se proprio vogliamo andare a prendere un titolare, Adorante è già una riserva secondo noi, e Casas può essere qualcosa di diverso, Mh. però in questo momento non abbiamo bisogno di un giocatore così e può liberare spazio per qualcun altro. Che abbiamo già in rosa, tra Esatto. l'altro. Sì, cioè avevamo messo in conto anche che magari potesse fare la seconda punta a inizio anno, essendo appunto una punta, ma un po' più atipica, più mobile e quindi, almeno nella mia visione, poteva provare a essere la seconda punta, un'alternativa di Yeboah. Invece da come l'ha schierato Stroppa, abbiam visto che è sempre stato visto come un'alternativa di Adorante e fine lì. Quindi, cioè, come hai detto tu, visto che Adorante per noi già è in dubbio, no? Come punta titolare, lui a questo punto diventerebbe una sorta di terza alternativa, ma secondo noi appunto c'è da alzare il livello. Da seconda punta poteva starci, ma a quanto pare la Stroppa non convince, quindi semplicemente guardiamo ad altro e Mm, andremo a cederlo. Tra l'altro, qualunque sia la cifra di cessione, sarebbe plusvalenza perché da noi è arrivato giusto. a zero dalla Spagna l'anno scorso. Quindi sì, appunto, va a liberare spazio per un nome che faremo tra pochissimo, quindi lo cediamo di fatto. Andiamo all'Auerbach, è diventato nostro titolo definitivo a gennaio, contratto fino al 2029. Diciamo che ha dimostrato poco in quelle poche apparizioni che ha fatto, parliamoci chiaro, però bisogna ammettere, questo è un dato di fatto, non è opinabile, ha un'ottima fisicità, a centimetri per quel tipo di situazioni dove magari serve mettere la palla in mezzo, comunque è alto 1,94 centimetri di altezza e tra l'altro è veramente appena arrivato. Son passati pochi mesi dal suo arrivo e non andrei subito a bocciarlo, non propenderei subito per quella scelta lì. E a questo punto, cioè le strade sono 2: o arriva un'offerta valida, almeno pari al prezzo che l'abbiamo comprato a gennaio o poco meno, allora puoi anche lasciarlo partire, per carità di Dio, altrimenti cercherei di valorizzarlo, ossia come? Tenendolo in rosa magari, ma come una sorta di terza alternativa, per il ruolo di prima punta. Non p lasciate stare il prima, seconda, terza alternativa. Terza alternativa intendiamo un'alternativa a livello di caratteristiche, parliamo di caratteristiche, perché magari è quel tipo di attaccante con più centimetri che magari ti dà cose diverse da Durante. E quindi è un'alternativa per situazioni diverse a partita in corso o per partite anche diverse. È utile per quei momenti appunto dove ci sono da mettere il pallone in mezzo e con la sua altezza può essere sicuramente un elemento chiave. Quindi va bene per questo tipo di situazioni e appunto è un attaccante con le sue particolari caratteristiche. Però dopo ci torneremo su questo punto. Sì. Passiamo con Pagnon, era in prestito con obbligo di riscatto alla verificarsi di determinate condizioni, che è la Serie A, e ora è diventato nostro a titolo definitivo con un contratto fino al 2029. Avremmo potuto Ah sì, inserirlo come con gli esterni, perché effettivamente gran parte della stagione è stato provato da Stroppa come esterno, ma verso la fine l'ha preferito quasi come sì. seconda punta, un'alternativa di Yeboah. Mh. Non ha convinto in Serie B comunque, non ha portato grande qualità in più, quindi, non sappiamo se sarà pronto per la Serie A e avrebbe bisogno di un altro anno in Serie B secondo noi,
o comunque giocare un po' di più perché anche quest'anno non ha giocato troppo. Sempre da Sì. subentrato in quel poco che abbiamo visto. Quindi lo daremo in prestito secco per poi rivalutarlo il prossimo anno al suo ritorno, oppure vabbè, comunque lo diamo in prestito per dargli un Sì, spazio sì, sì, per, sì. anche per lui, per migliorarsi, perché non avrebbe troppo spazio in Serie A da Anche noi. per vederlo, cioè onestamente per valutarlo Sì, bene in una squadra che gli permetta di giocare un po' di più rispetto soprattutto a quanto ha potuto fare da noi. Siamo arrivati ai rientranti dei prestiti, sono parecchi, andiamo subito. Oristagno, qualcuno magari se l'era dimenticato, Oristagno contratto fino al 2029, era in prestito, no, in prestito con diritto di riscatto al Parma, mi pare era fissato intorno agli 8 milioni, era abbastanza alto se non erro, però onestamente non è stato riscattato, ha giocato poco, un gol in 20 presenze in Serie A, quasi sempre tra l'altro da subentrato. Tra l'altro c'è una parabola un po' che non mi aspettavo onestamente, nel senso che era un ottimo prospetto. Mi ricordo ancora quella prima metà di stagione con Di Francesco dove sembrava un po' quello che è diventato Yeboah per noi, no? Imprendibile, sì, uno contro uno, così, era veramente infermabile. Poi pian piano, anche all'interno di quella stagione lì, è sceso pian piano e mi sembra che al momento si stia anche un po' perdendo. Ho questa sensazione qui. Eh, certo, anche lì non è facile, come dire, fare grandi numeri all'interno di un contesto tattico molto difensivo come quello di questa. Però allora, ora torna e per me potrebbe anche starci, cioè potrebbe essere visto come un'alternativa di Yeboah, però onestamente nulla di più. Poi immagino che vedendo anche le scelte che ha fatto in passato, non lo voglia fare, non voglia essere un'alternativa di Yeboah. Quindi per noi potrebbe anche rimanere, ma conoscendo il ragazzo, anche i suoi agenti, così immagino non voglia essere alternativa, immagino abbia altre aspirazioni, per carità, assolutamente legittime, nonostante appunto per me le prestazioni in questo momento non lo legittimino. mm, Quindi, allora, cioè, lo cederei a titolo definitivo, se possibile, a questo punto, o appunto, o al massimo in un prestito, magari con obbligo, con diritto, ma in una squadra che gli garantisca sì minuti, più minuti, ma anche una squadra che non sia super difensivista come... esatto, più adatta a lui. Esatto, esatto, alle sue caratteristiche, perché comunque deve mettersi in mostra, ma Sì, ha caratteristiche, capito, particolari e in quel tipo di squadra rende poco. sì. E con quei soldi, appunto, se lo cediamo a titolo definitivo, andrei a prendere una vera alternativa di Yeboah. Quindi andrei con quei soldi più altri, magari, vediamo, vediamo in base Mm, alle cifre, prenderei un'alternativa di Yeboah. Quindi di fatto lo cediamo e andiamo a sì. fila. Ha il contratto fino al 2029, era in prestito secco all'Empoli da gennaio, lì Mm. ha fatto 2 gol in 12 presenze, ha giocato poco anche lì, ha giocato Sì. poco anche da noi, effettivamente si è rivelato un po' una scommessa persa. Per ora è così. Perché sì, perché ha giocato poco e non ha fatto vedere grandi cose né da noi né da loro. Preferito da subentrato piuttosto che da titolare anche all'Empoli. Mm, E se c'è l'offerta giusta, più che darlo ancora in prestito, perché comunque non si sa quanto potrà ancora dimostrare, mm. sarebbe meglio monetizzare, comunque cederlo a titolo definitivo. Ma comunque è giovane perché ha 23 anni, può ancora crescere e possiamo ancora darlo in Serie B in prestito se qualcuno dovesse aver bisogno di un giocatore così. Sì, siamo aperti a questo tipo di soluzione, ecco, nel Esatto, senso, da una parte un po' l'abbiamo già bocciato, dall'altra comunque, vista la giovane età, cioè, non è finita, ecco, possiamo ancora credere in lui da una parte, però certo che le prestazioni finora non hanno, mh. a parte poche apparizioni, qualche gol, così, ma... Non ha dimostrato eh. grandi cose, cioè per dire Lauberbach ha dimostrato un po' di più di fila, Cioè, in quel poco. sarebbe proprio un'ultima The Last Dance, nel senso, Sì, siamo aperti a girarlo ancora in prestito, di nuovo in B magari in B, per dargli magari un'ultima chance per valutarlo però adesso una volta per tutte. Un'ultima chance così, perché comunque magari può crescere ancora,
E se tra l'altro un minimo fa bene la prossima stagione in B, ne aumenterebbe anche un po' il valore, perché adesso come adesso, se volessi cederlo, Eh, lo venderesti veramente a poco rispetto a quanto l'hai comprato. Sarebbe una sicura minusvalenza, non ho dubbi. Quindi di conseguenza, mh, tanto veramente guadagneresti poco in questo momento se lo cedessi a titolo definitivo, magari non arriverebbero neanche le offerte, chissà. Diamolo in prestito, secondo noi. Secondo noi va in prestito o in B, in una squadra dove può giocare di più. Andiamo a El Haddad, contratto fino al 2027, era in prestito secco in Serie C al Pineto, da gennaio anche lui, molti sono andati via a gennaio, un gol, un assist ha fatto in 11 presenze, 20 anni, quindi può ancora assolutamente crescere, giovanissimo, va valutato un po' in altre lidi ancora, perché comunque il giocatore sembra avere del potenziale, no? Lo si intravede comunque nel giro delle giovanili della nazionale marocchina. Diciamo che venderlo adesso come adesso avrebbe anche poco senso, perché magari tra l'altro può ancora esplodere e oltretutto lo venderesti veramente a pochissimo. mm. Ora come ora non ha veramente senso. Può magari veramente rende tantissimo in C o in B, se c'è una squadra in B, appunto la nostra visione è cederlo in prestito realisticamente in C, ok? Così che possa avere minuti e giocare. Se c'è una squadra che ci vede qualcosa in B, per carità, però deve esserci garanzia che un minimo di minutaggio, Sì. cioè un po' di minutaggio lo abbia. Quindi per noi va in prestito. Sì, e passiamo finalmente a Okoro. Sì, Era in prestito sì. secco alla Juve Stabia da gennaio, prima era in C alla Juve Next Gen. Ha fatto 2 gol, 2 assist in 18 presenze con la Juve Stabia, di cui uno nei playoff. Ha Sì. 21 anni, quindi è un prospetto interessante, giovane, con caratteristiche tecniche, fisiche molto Sì. interessanti, che può ancora migliorare sicuramente. È ancora forse un po' grezzo, infatti, e deve comunque giocare di più, secondo me. Però cioè, ci si può lavorare, ecco. Esatto. È un rischio, ma comunque saremmo disposti a tenerlo e a dargli fiducia, perché Sì, a è sorpresa. anche italiano, che Sì, certo, certo, è vero. andrebbe a sostituire, nella nostra visione, il partente Casas. Sì, che avevo detto all'inizio, no? Sì. Che era questo il nome, nel senso mandare via, cioè cedere Casas per fare spazio a uno, non a uno preso dal mercato, uno che abbiamo già in Sì. rosa, quello era un po' il senso. Che ha caratteristiche diverse da Casas e in realtà da tutti quelli che ci sono adesso in rosa. È un po' questo il senso. Sì, è bravo a venire incontro, è molto mobile, è bravo nell'uno contro uno, è una prima punta, però che può fare anche la seconda, in certe situazioni, perché è anche mobile. E tra l'altro, cioè, noi comunque, magari qualcuno potrebbe dire, ma così siamo davvero in tanti, anche con chi magari deve arrivare, però vi ricordo che giochiamo pur sempre con due punte e avere per me tante opzioni in attacco in questo momento, ognuno, quello era il discorso che volevo fare prima, ogni punta con caratteristiche proprie e uniche soprattutto, è un vantaggio pazzesco per noi, ma in primis per l'allenatore. È una risorsa importantissima per l'allenatore che così può schierare in base alle caratteristiche necessarie in quel determinato tipo di partita un attaccante piuttosto che un altro, magari anche a gara in corso, quindi caratteristiche che si aggiungono, escono delle caratteristiche, entrano altre caratteristiche, entra un attaccante, entra un altro attaccante, appunto in base a quello che c'è bisogno in quella partita, in base alle caratteristiche necessarie in quel preciso momento per quella precisa gara. Quindi ti darebbe questo come lo stesso discorso che facevamo per l'Auerbach, no? Sì. Attaccante completamente diverso, ma serve anche quella roba lì. E quindi per noi Okoro rimane perché ti dà proprio caratteristiche molto diverse da tutti gli attaccanti che hai, compresa la seconda punta Ivoa, che comunque è una seconda punta, ma è molto diversa Mm. da un Okoro. E arriviamo a Cannavò. Al contratto fino al 2028, era in prestito secco al Cosenza in Serie C per tutta la scorsa stagione. Sì. Ha fatto 37 presenze e 4 gol. Ha 26 anni, quindi non è più un giovane promettente da far valorizzare. Non è al livello che serve a noi comunque, perché Probabilmente, insomma, ecco, senza sbilanciarci troppo, ma sì, insomma, ha giocato comunque al Cosenza in Serie C,
quindi o riusciamo a cederlo, anche se lo vedo un po' difficile, No, ma magari il però mercato in Cina cioè non sì, lo sì, cedi esatto, non lo cedi in a 20 Bina, milioni come Doumbia, però esatto, a una cifra buona per la C, magari sì. E quindi lo cediamo a titolo definitivo in una squadra appunto di C, perché lui che tanto è un'ala, comunque un giocatore sicuramente interessante per la categoria. Temo che né per la B né per la A vada, esatto. tantomeno per la A vada bene. Quindi arriviamo a questo punto al resoconto, la parte dove andiamo un po' a tirare le fila. A questo punto, quindi, titolari. Yeboah abbiamo come seconda punta, la prima punta è una X in questo momento perché non sappiamo chi potrebbe arrivare o comunque secondo noi c'è bisogno di una prima Sì, punta bisogna mettere titolare diversa rispetto a quelle che di abbiamo. peso. Le riserve sono in questo momento secondo noi Mhm. Adorante, X, Lauberbach e Okoro. X nel senso che per noi cioè, serve uno che sostituisca Yeboah. Tutto il resto comunque sono buone. Adorante è una prima punta, Lauerbach è un'altra prima punta e Okoro è una prima punta ma che per noi magari può fare anche la seconda o comunque la prima con caratteristiche diverse sia da Adorante che Lauerbach, Sì. sia da appunto la prima punta che secondo noi di peso, la prima punta che deve arrivare. Ceduti, quindi ci rimangono Casas, Oristani o Cannavò. Eh sì, e se ne lasciano, Esatto, secondo noi, se arrivano delle offerte. esatto. In prestito invece mandiamo Compagnon, Fila e Laddad. Quindi a questo punto andiamo a vedere cosa si cela dietro queste due X che abbiamo messo. Per noi appunto servono tra i titolari una prima punta di peso, una prima punta di peso titolare da affiancare a Yeboah che abbia spessore tecnico, fisico, che sia proprio una prima punta, come dire, che non lasci dubbi su chi debba essere il titolare in quel ruolo lì. Certo, cioè adesso che si gira il nome di Fulkrug abbiamo già detto il nostro pensiero e adesso vediamo come si svilupperà la trattativa, ma comunque una prima punta titolare di peso. Non andiamo a dire nomi né nulla, lo faremo magari più avanti, ma tanto vedo che i nomi già stanno Sì, arrivando ecco, esatto. dal mercato senza che facciamo niente noi. E altra X tra le riserve, una riserva per me credibile di Yeboah, con Sì. caratteristiche simili a quelle di Yeboah, uno contro uno, agilità, rapidità, immarcabilità quando è al massimo. A noi serve uno così perché appunto abbiamo dato in prestito Compagnone che per noi cioè, un po' magari sì, in B può esserlo, può essere ancora credibile come riserva, ma appunto per la B. In Sì. A per me, ragazzi, serve qualcuno di livello, di peso, ma non Sì. di peso come intendo per la prima punta, di peso, Bisogna di alzare spessore. bisogna alzare il livello. Alzare il livello perché cioè, manca Yeboah dopo quel punto lì. Ti serve una seconda punta che sia imprevedibile, che sia un motorino, capito? Che deve dare tante robe, cioè per noi è veramente importante. Mancasse Yeboah per una squalifica, per un infortunio, magari anche prolungato, cioè, mi auguro di Mh, no, però può tutto può succedere. succedere, non ti puoi fidare solo di uno così, di averne solo uno. Devi per me prendere quel tipo di caratteristiche lì, devi andare a ricercare nel mercato, si è già fatto un nome, quello di San Maximen, adesso vediamo come si sviluppa, comunque uno su quella strada lì, su quella via lì, ecco. Quindi un Sì, po' questa è la nostra visione su quel che c'è da fare a livello di rosa, queste le nostre falle, tra virgolette, che abbiamo individuato, quelli che secondo noi devono lasciare, quelli che secondo noi invece devono rimanere, quelli che devono essere mandati a giocare semplicemente, ma che devono comunque rimanere nel nostro possesso, ecco. E un po' questo. Vi ringraziamo tantissimo per aver visto questo video e tutti quegli altri. Appunto, se non l'avete fatto, recuperateveli così avete una visione d'insieme a questo punto. E adesso, appunto, ci concentriamo come al solito su tutte le notizie di mercato. Faremo video a riguardo e seguiremo un po' l'evolversi e poi se volete magari faremo un video di recap generale a questo punto sulla una sorta di lista della spesa che abbiamo fatto noi con tutte le caratteristiche che ci servono da colmare, da riempire, partendo appunto dai difensori fino ad arrivare agli attaccanti, però esatto, e comunque magari diciamo anche qualche nome.
dietro. Sì, Invece. potrebbe effettivamente starci, quindi fateci sapere qua sotto cosa ne pensate. È sempre Forza È Venezia. sempre Forza Unite.